Eccomi qua. Ciao amico del Buddha e del buddismo, ben ritrovato. Grazie a tutti coloro che ci sostengono attraverso Patreon e grazie anche a tutti coloro che ci sostengono attraverso delle donazioni o acquistando le nostre pubblicazioni. Mi raccomando, se il video ti piace, ricordati di mettere un mi piace, appunto, così almeno l'algoritmo di YouTube non ci nasconde. Ma entriamo subito nel vivo dell'intervento. L'intervento di oggi parla della rabbia, sì, perché la rabbia è davvero qualcosa che, a mio modo di vedere, va analizzata, va vista, perché ci crea e crea davvero dei grossi problemi. Perché vedi, la rabbia è come la nebbia che quando scende su un paesaggio lo rende tutto spettrale. Fino a quando sussistano le condizioni, la rabbia si espande. Quando le condizioni non ci sono più, quasi per incanto, la nebbia scompare. E la rabbia è proprio così. Noi, ad esempio, conosciamo le cause della nebbia, ma le cause della rabbia? E se non conosciamo le cause della rabbia, come possiamo allora difenderci? Io credo che nelle scuole dovrebbero inserire una materia nuova, una materia che potremmo chiamare meteorologia della mente, un nuovo corso in cui si insegni a riconoscere e prevenire soprattutto le precipitazioni della rabbia. Ma perché parlo di precipitazioni? Perché quando la rabbia ci investe agiamo come se ci trovassimo nel bel mezzo di un temporale che ci coglie senza l'ombrello. Prova un po' a pensarci. Perché in quel caso corriamo in cerca di un riparo? Perché abbiamo paura di bagnarci e delle conseguenze che da questo potrebbero derivare. Ecco, la ragione della rabbia è proprio la stessa, la paura. Ricorda che il contrario dell'amore non è l'odio, come si potrebbe pensare, ma è la paura. La rabbia è il nostro rifiuto della paura. Ci infuriamo quando ci sentiamo colpiti nel profondo, ad esempio, quando pensiamo di non essere considerati nel modo giusto. E in effetti quando una persona, ad esempio, ci passa davanti alla cassa del supermercato o alla posta, in banca o altro, ci infuriamo. Ma perché? Perché quella persona non ha considerato, al nostro modo di vedere, la nostra presenza. E prendendola sempre sul personale, dentro di noi, che cosa succede? Scatta un meccanismo di autodifesa, innescato proprio dalla nostra paura. Dalla paura che ci fa pensare, ad esempio, pensi che non me ne sia accorto? Credi che sia scemo? Pensi di essere più furbo di me? Oppure come ti permetti di pensare che io non ti dica nulla? Come puoi pensare che io abbia paura di te, che abbia paura di dirti qualcosa? A questo punto, quando questo avviene, siamo pronti davvero al combattimento, ma il grosso problema è che ci sembra giusto combattere. Lo stesso avviene, se ci pensi, nei rapporti personali. Tutto diventa una questione di sopravvivenza, perché non possiamo vivere pensando che la gente ci possa fare ciò che vuole, come se fossimo, non so, delle sagome cartonate messe lì come paravento. Questo però, fai attenzione, nasconde una grande sofferenza nostra interiore, una grande sofferenza che spinge fino a trovare una via d'uscita, perché il problema è che noi ci sentiamo importanti, vivi, soltanto quando la gente ci riconosce tali. Quando non lo fa, ecco che allora noi ci infuriamo e mostriamo i denti come i cani, no? La nostra sicurezza, la sicurezza che abbiamo interiore, nella maggior parte dei casi effimere, basta davvero poco per buttarci giù. Ma
Allora, perché siamo così spaventati? Ecco il viaggio che dobbiamo intraprendere. Ecco qual è la nostra meditazione, il nostro percorso, la via del nostro percorso. Ecco cosa ci dovrebbero davvero insegnare da piccoli, a riconoscere la paura dentro di noi. Le nostre paure, o quelle paure che poi consideriamo nostre, in realtà, se ci pensi bene, sono per lo più paure che abbiamo ereditato dai nostri genitori o dalle persone che frequentiamo abitualmente, dall'ambiente che noi frequentiamo abitualmente. Sono paure che raramente nascono dalla nostra esperienza, ma comunque, essendo presenti dentro di noi, determinano il nostro comportamento, fino ad arrivare anche a determinare il nostro aspetto fisico proprio. Ad esempio, una persona ansiosa o spaventata, facci caso, tende ad inarcare le spalle, incurva la schiena. E perché lo fa? Perché questo è un riflesso per proteggersi dalla vita. E tutto ciò che fa è proprio in funzione delle sue paure. Comportandoci poi, e questo è il grande problema, in questo modo si finisce che arriviamo davvero a concretizzare tutte le nostre paure, e questo ci spinge ad avere ancora più paura. Ma perché? Perché in pratica, concretizzando le nostre paure, cosa facciamo? Abbiamo la conferma delle nostre paure. Se due persone, ad esempio, si siedono sulla stessa panchina a contemplare un bel paesaggio, ricorda che vedranno due differenti paesaggi, anche se il paesaggio è lo stesso, perché ciò che vediamo è vincolato da ciò che siamo, dal nostro vissuto, e questo, il paesaggio, sarà, ma anche qualsiasi cosa, sarà bella o brutta, malinconica o allegra, a seconda di come stiamo noi. Se dopo aver ricevuto, ad esempio, una bella notizia, qualcuno ci dovesse passare davanti in coda, in quel caso, probabilmente siamo disposti a passarci sopra, a non dare troppo peso al gesto o magari anche alle parole scontesi, perché il nostro stato vitale è alto e questo ci fa sentire al sicuro. Ogni cosa che l'essere umano fa, ricorda, anche le cose più aberranti, le fa per stare bene. Quindi il ladro ruba per avere di più o per necessità, e questo lo rassicura. Tu fumi, ad esempio, se fumi più sigarette, perché? Perché fumare ti sembra che ti aiuti a contenere la tua ansia, la tua noia. Insomma, prova un attimino a fermarti un attimo e a pensare a tutto questo. La rabbia poi ci spinge ad alzare la voce, ma chi grida dice soltanto che ha paura. Hai mai sentito il proverbio che dice che la calma è la virtù dei forti? Ma di quale forza si parla? La forza in questione è data da che cosa? Dal nostro equilibrio interiore, ossia dall'opinione che abbiamo di noi stessi. Perché se una persona ti dice che hai i capelli neri quando tu li hai biondi, ti metti a ridere, non ti arrabbi. Ma perché non ti arrabbi? Perché tu sai e sei sicuro di non avere i capelli neri. Allo stesso modo rideresti se qualcuno ti dicesse: lo sai che hai i capelli biondi? Lo so sì. Quando sei sicuro di te stesso, sei disposto a comprendere meglio gli altri e talvolta tendi proprio a non prendere tutto personalmente, perché tu sai che non è così e riesci a distinguere il confine che c'è fra le tue paure e le sue.
se riesci a comprendere che chi ti tratta male è perché in effetti sta male lui o lei, allora dentro di te si stringe il cuore, perché ti ferisce di più il suo dolore, non il tuo. Se riesci a comprendere questo, credimi, diventi davvero parte del mondo. Allora sì che sei davvero importante, perché puoi aiutare, anche solo magari non reagendo, cercando di capire. E se proprio vuoi fare qualcosa, di qualsiasi religione tu sia, prega per questa persona, perché la preghiera è un'azione molto potente, perché ci siamo dentro noi completamente, perché la preghiera cos'è? È la nostra unione, è la nostra mano tesa verso l'universo, a prendere la mano dell'universo. Ecco, la nostra mano tesa a prendere la mano dell'universo, ecco dove ci completiamo. Infatti questo ti renderà davvero una persona migliore. Se tu sai di esistere, non hai bisogno che qualcuno te lo dica, e tutto diventa davvero molto più facile. Ecco, spero di averti messo questa piccolissima pulce nell'orecchio, in modo che tu possa, ragionandoci, meditandoci, andare avanti e comprendere questo aspetto, perché è davvero un aspetto molto importante. Tu pensa i danni che fa la rabbia, tu pensa quante cose si è detto che magari era meglio che non dicessimo, quante cose si è fatto che magari era meglio che non facessimo. Ecco, il percorso spirituale ha questo scopo, quello di aiutarti a fermarti e cercare di ragionare su quegli aspetti che ti impediscono di avere ciò che desideri. E ciò che desideri deve essere la tua serenità, la tua pace interiore, quello che in Giappone viene chiamato Waga Kokoro. Quindi mi raccomando, condividi i video e metti il like. Ciao, a risentirci alla prossima.